Ciao a tutte, oggi un bellissimo progetto di cucito creativo facile. Devo incartare due pacchi regalo e quindi ho deciso di realizzare due chiudi pacco, saranno due tag con due decorazioni diverse. Uno sarà il Babbo Natale, e l'altro un ognomo. Si realizza con ritagli di tessuto, qualsiasi tipo di tessuto voi avete andrà benissimo. E sarà anche un'idea molto carina e originale per chiudere i nostri pacchi. Vi ricordo sempre che giù nella descrizione del video vi posterò il cartamodello di tutti i pezzi con cui andrò a comporre questi due tag. E per chi non può scaricare il cartamodello, mano a mano che farò il tutorial vi darò anche le misure. Iniziamo. Allora, questa è la sagoma del tag che misura in altezza 14 centimetri. Questa parte qui invece misura 6 centimetri. Queste due diagonali misurano 5 centimetri e la larghezza è di 12 centimetri. Per realizzare il tag userò due tessuti di panno lench e altri due tessuti con cui realizzerò l'altro tag con tessuti di cotone, così vi farò vedere che si può realizzare con qualsiasi materiale, dal panno lench al cotone, quindi potete usare i ritagli che avete. Se volete, non avete magari la macchina da cucire, potete utilizzare il panno lench e cucirla a mano con un punto filza o un punto festone, oppure potete anche incollare. Prima cosa, una volta presi i tessuti con cui devo realizzare appunto il tag, li metterò dritto con dritto e sotto metterò anche uno strato sottile di imbottitura piatta. Se non l'avete potete utilizzare anche il filtro K. Vado a disegnare tutta la sagoma, dopodiché andrò a cucire sul disegno della sagoma e l'apertura la lascerò qui completamente aperta in basso. Stessa cosa per l'altro tag con cui lo sto realizzando con tessuti di cotone. Vado a cucire sul disegno della sagoma e qui lascio completamente aperto. Una volta cucito, io adesso vado a ritagliare distanziandomi di 5 mm tutto intorno e vado a tagliare l'eccesso del tessuto e dell'ovatta piatta. Una volta ritagliato tutto, vado a portare sul dritto. Se potete stirate, se no stirate con le mani. Tirate per bene fuori gli angoli e le cuciture. E adesso questa imbottitura che fuoriesce la dovete un po' ritagliare, ritagliatene un pochino, circa 1 centimetro, perché adesso dobbiamo rientrare il tessuto all'interno e quindi creerebbe un po' di spessore e di impaccio. Quindi una volta fatto questo sarà il risultato. Io ho già cucito quella col panno lench. Allora, qui ho cucito, dopo aver rientrato il tessuto all'interno, circa 1 centimetro, ho cucito questa cucitura a 2 centimetri dal bordo e questa invece l'ho cucita vicino al bordo. Stessa cosa farò anche per questa, quindi rientro all'interno 1 centimetro di tessuto, me lo vado a fermare con gli spilli, dopodiché vado a cucire, farò la stessa cucitura, 2 centimetri su questi quattro lati e qua sotto vicino al bordo. Quindi rientro adesso il tessuto e vado a cucire. Ho fatto la ribattitura a 2 centimetri dal bordo e qua sotto invece vicino al bordo. Adesso io già qui ho applicato un pezzettino di spago, ma potete mettere anche il nastrino, con una pallina in legno. Questa pallina è più piccola rispetto a questa che metterò adesso, perché ha il foro più grande, è più piccola la sfera, ma il foro è più grande, quindi entra lo spago. Questa invece, adesso orientativamente vi do la misura del diametro di 1,5 centimetri. Io userò lo spago, quindi vado ad inserirlo all'interno del foro, prima un'estremità e poi l'altra. Ecco fatto. E poi quest'altra, queste sfere io le ho trovate in negozio cinese, dice di tutto, ma le trovate un po' ovunque, anche nelle mercerie. Ecco fatto, adesso me lo porto alla stessa misura e vado a fare il cappietto sia sotto e sia sopra. Orientativamente vi do anche la misura, messo già in doppio, quindi è 16, quindi 32 centimetri faccio un primo cappietto per evitare che la sfera vada via, scivoli. Quindi una volta fatto il cappietto lo vado a fare anche sulla parte superiore, così la sfera starà ben ferma. Ecco fatto. Poi con un puntino di colla, ecco fatto, così non si muove, andrò ad incollare qui. Una volta incollata, centratela bene,
prendo i tagli e li metto un attimino da parte, andiamo a realizzare l'ognometto che è facilissimo, sempre il cartamodello nella descrizione del video. Adesso vi do anche la misura di questo triangolo, perché la barba è un triangolo. Allora 6 centimetri di altezza per 7 di larghezza. E il cappellino, sempre un triangolo, altezza 13, larghezza 10, un unico tessuto, mettete dritto con dritto e andate a cucire a 1 centimetro dal bordo e qua sotto resterà aperto. Una volta cucito vado a portare sul dritto, ma prima tolgo un pochino di eccesso. Adesso andiamo a realizzare il nasone. Questo ha un diametro di 8 centimetri e mezzo. Punto fissa tutto intorno, stringete e imbottite con un lovato a fiocchi. Se non avete il tessuto di cotone utilizzate la licra. Allora, adesso che abbiamo tutto pronto, prendete la pistola a caldo, prendete la barba, incollate qui e la posizionate sul tag. Considerate che la barbetta deve scendere. Aspettate così lo vedete meglio. Così. Adesso prendete il nasone, prendete il cappello, dovete incollare così il nasone qui, in questo modo. Quindi mettete all'interno qui un po' di colla e incollate. Cappellino. Un pochino anche dietro, sempre sotto cappellino. Adesso ve lo potete centrare qui sulla metà del naso, così. Colla, adesso si fa di colla. Centratelo e aspettate che si asciuga. Poi prendete il cappellino, piegatelo. Poi la barba vado a spazzolarla per ora, quindi piego, metto colla anche qui. Metto colla qui e fisso la punta del cappello, così. Adesso prendete un fiocchetto, una campanellina o qualche decorazione, sempre a gusto vostro. Io la metterò qui sulla punta del cappello, bellino. Qui metto un pochino di colla. Ok. Metterò anche questo alberello in legno. Adesso sbizzarritevi. Questo lo metterò qui. E metto adesso anche un po' di colore qui e farò anche un punto luce. E poi vado a spazzolare la barba. Questa però la metto qui, quest'angolino della barba lo porto qui. Metto questa parte dura. Benissimo. Ok. Allora ho messo un po' di farda, adesso con il marcatore acrilico creo un punto luce.
Adesso andiamo a realizzare il Babbo Natale e dopo lo attaccheremo qui nel tag. Allora, questi sono tutti i pezzi del cartamodello. Quindi, sopracciglia, ce ne vorranno due, i baffi, ancora devo scrivere il riferimento perché il cartamodello lo sto facendo mano a mano che vi sto facendo il tutorial. Ecco fatto, quindi barba e cappello, perfetto. Allora, vi dicevo, questa è carta modello, adesso do anche le misure per chi non può scaricare tutti i pezzi del cartamodello. Allora, la barba, un tessuto, io userò per la barba un tessuto in pile, ma potete utilizzare anche il panno lencio. I baffi sempre in pile, sempre un tessuto, le sopracciglia pure in pile e invece per il cappellino il panno lench, sempre un tessuto. Allora, una cosa importante che non vi ho detto all'inizio è questa. Poco fa ho dato il diametro per realizzare il nasone dello gnomo. Con questo stesso diametro dovete realizzare il nasone anche a Babbo Natale. Sempre con lo stesso cerchio andrà realizzata la testa, però il cerchio per quanto riguarda la testa deve essere di cartoncino. Invece questa circonferenza più grande, quest'altro cerchio, sarà il tessuto con cui andrò a rivestire il cartoncino. Adesso ve lo faccio vedere. Adesso do anche la misura del diametro del tessuto con cui andremo a realizzare la testa del babbo. Quindi vi ritagliate questo cerchio, con un cerchio realizzate il cartoncino, con il cerchio invece più grande realizzate il tessuto con cui andrete adesso a rivestirlo col tessuto. Adesso vi spiego. Sempre con lo stesso cerchio dovete realizzare il nasone sia allo gnomo che al babbo, tutto qua. Allora, il cerchio, quello interno, con cui verrà fatto il nasone al babbo e allo gnomo e il cartoncino, ha un diametro di 8 centimetri, mentre il tessuto, questo qui, con cui rivestiremo questo cartoncino, ha un diametro di 12 centimetri e mezzo. Quindi una volta ritagliato il cerchio di cartoncino dovete prendere un po' di ovattapiatto oppure filtro K. Poi vi ritagliate solo un tessuto per rivestire il cerchio, quello che ha un diametro di 12 centimetri e mezzo. Io userò la tela, quella a trama fitta, ma se avete la licra o un tessuto elastico andrà bene comunque. Quindi andiamo a realizzare la testa, accendo la pistola a caldo e adesso non faccio altro che mettere della colla a caldo qui e andare ad attaccare il cartoncino a questo strato di ovatta piatta. Una volta incollato, messo colla, scusatemi, incollate l'ovatta al cartoncino e dopo ritagliate tutto l'eccesso dell'ovatta. Ho tagliato l'eccesso, adesso punto filza tutto intorno e dopo la parte imbottita andrà inserita all'interno e questo dovremo chiuderlo. Allora, sono arrivata alla fine, vedete, ho arricciato e mi ritroverò così. Adesso blocco il punto e per sicurezza io metterò anche dei puntini di colla all'interno tra cartoncino e tessuto. Ok, prendo la pistola e vado ad incollare all'interno. Scusate, ma non arriva fino a qua il filo perché ho cambiato oggi stanza, perché sto facendo dei lavori su così. Mettete all'interno della colla, così tanto per stare tranquille che il filo non si staccherà. Perfetto. Adesso do la misura di tutti i pezzi per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, la barba ha una larghezza di 8 centimetri e mezzo ed un'altezza di 4 e mezzo. E poi ho creato questo smerlo sotto, è facilissimo. I baffi invece da qui a qui hanno una larghezza di quasi 8 centimetri. Questa parte qui è di 1 centimetro e basta. Le sopracciglia sono praticamente delle gocce che misurano 3 centimetri di larghezza per un'altezza di quasi 1 centimetro. Invece il cappellino ha questa forma tonda con la punta che va a scendere stondata. Misura 9 centimetri per un'altezza di 4. Invece questa, diciamo, punta misura 3 centimetri.
Adesso possiamo assemblare il babbo. Qui c'è il nasone che è uguale a quella dell'ognometto, stessa circonferenza, quindi stesso diametro. Prima di attaccare, dato che comunque il pile potrebbe sporcarsi, vado a colorarmi con un pochino di fard il nasone del babbo e poi alla fine metterò dei punti luce. Metto qui tutto intorno un pochino di fard, concentro più colore solo su un'estremità, quindi su un lato. Il babbo ce l'ha bello rosso il naso, quindi abbondate di colore. Ok, nasone fatto, colla pronta. Quindi adesso prendete la testa e posizionatela adesso qui a occhio, fate voi, io lo metterò praticamente così, quasi alla fine, ok? Quindi quasi. Intanto faccio delle prove perché adesso tutti questi pezzi li dobbiamo andare ad incollare sul tag. Quindi io mi vado a fare una prova. Un nasone bellissimo, già prende forma, benissimo. Ok, e poi tutto il resto. Occhio a lasciare spazio nel faccino del babbo perché dobbiamo anche mettere poi le sopracciglia e fare degli occhietti, ovviamente. Qui sul bordo poi del cappellino metterò anche un po' di pelliccia sintetica perché così è bruttino. Ecco, perfetto, il gel babbo è bello che è pronto, ragazzi, non vedo l'ora di vederlo finito. Ok, adesso colla. Ok, incolliamo tutto. Allora vado ad incollare, centratelo bene, e aspettate che si asciuga e poi vado ad incollare la barba, così, e faccio aderire per bene dappertutto. Adesso, prima di andare ad incollare il nasone, sono andata a disegnare gli occhietti. Adesso vi dico orientativamente quanto devono essere distanziati a che altezza. Allora, a partire da qui scendete di 3 centimetri, quindi scendete di 3 centimetri sulla metà qui e poi dovete iniziare a fare gli occhietti. Sono praticamente due piccole uova, la forma è quella, se no li fate ovali o rotondi. Adesso vi dico, quindi 1,5 cm, quindi sulla metà praticamente si distanziano, c'è questo spazio qui di 1,5 cm, ok? Quindi scendete di 3 centimetri, sì, scendete di 3 centimetri e poi vi centrate tutti e due gli occhietti. Questo spazio qui in mezzo è di 1,5 cm, questo qui. E poi formate o due palline o due forme ovali oppure queste a forma di uovo che hanno questa punta stondata sopra e sotto sempre così. Ma vi verranno bene, sono piccolissimi, non dovete fare altro che fare due cerchietti. Ok, prima usate la penna cancellabile, nel momento in cui siete convinti, magari fate prima delle prove, andate con il pennarello, questa punta fine, le penne Micron, queste qui hanno una punta veramente sottile, e andate prima a disegnarvi il contorno e poi a riempire l'interno. Una volta fatto, prendete il phon, magari fate prima, e con il getto di calore di aria calda si toglierà il segno della penna cancellabile. Questo è un passaggio che ho sempre fatto, sempre detto e sempre fatto, ogni qualvolta io disegno le occhiette alle bambole o a qualsiasi altro personaggio.
se no potete usare un pennarello a punta fine e usate l'acrilico, quello nel tubetto, in commercio ce ne sono tanti tipi. Ecco fatto. Una volta fatto, prendete l'acrilico bianco, ecco, ma anche con uno stuzzicadenti andate a realizzare dei punti luce. Ok, per rendere questi occhietti più espressivi, tutti neri no, perché un po' di punto luce ci vuole. Ok, questo è più a punta, cerco di farlo un po' più tondo. Benissimo, basta. E poi se sbaglio rovino il lavoro. Ok, faccio asciugare e dopo vado ad incollare il nasone, già prende forma. Avevo dimenticato, prima di mettere la barba, mettete anche il fard qui, che gli dà colore. Adesso io vado piano piano a dare colore anche qui, ma proprio un po' sulle guance. Progetto veramente bello e facile, ragazze, e si realizza con pochissimo materiale. Il vostro pacco regalo sarà fantastico con questo chiudipacco. Ok, qui non si vedrà perché ci sarà il cappellino. Ok, adesso posso incollare il cappellino. Allora, il cappellino, considerando che dopo metteremo qui un po' di pelliccia sintetica, cercate di metterlo così sopra le sopracciglia, in questo modo, che dopo qui ci andrà la pelliccia, solo qui, e qui poi metterò un fiocchettino con la campanellina, così. Bellissimo ragazze, bellissimo. Adesso che ho incollato anche il cappellino, prendo della pelliccia sintetica, la metto in doppio, perché questa è sottile, e la vado ad incollare qui, così. E qui metterò invece sempre lo spago con una campanellina, come lui. Che meraviglia ragazze, guardate che bello. Allora, incolliamo anche il fiocchettino con questa piccola campanellina, metterò qui, mettiamolo qui, così. E qui metterò, vediamo se ci entra perché il babbo ha preso tutti il tag. Non saprei, mi piaceva la renna e quindi niente, non entra ragazze, metterò magari una stellina. Niente, a me piace lo stesso, la metterò così, però ho cambiato colore alla renna, l'ho messa così in legno. Babbo Natale e la renna sono una cosa sola, quindi altro che stellina, ci vuole proprio la renna. Va bene ragazze, bellissime. Facciamo un bel punto luce qui sul nasone anche a babbo, bello grande, anche a lui. Qui ripetiamolo perché il tessuto assorbe colore e già il punto luce non si vedeva più. Benissimo, rifacciamolo anche qui a legnometto e i tag chiudi pacco sono finiti. Bellissimi. Eccoli qua ragazze, bellissimi. Queste sono anche bellissime idee regalo da regalare anche così. È un bel tag ciccioso, ragazze, misura 12 di altezza per 11 di larghezza, quindi non è per niente piccolino. Un chiudipacco, nell'eventualità anche di lusso, un bel chiudipacco così fate felici chi riceverà questi bei tag. Sono veramente bellissimi, ragazzi. Realizzateli e fatemeli vedere anche sul mio gruppo privato Il Cucito di Miu che ho aperto su Facebook per dare la possibilità a voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare lì e io aspetto di vedere i vostri tag. Per il momento vi saluto, io, Babbo e l'Ognomo vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo tutorial. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video tutorial, un commento, un cuoricino e una condivisione, se potete anche hype. Il vostro supporto, vi ricordo sempre, è gratuito.
Se non siete ancora iscritti e vi piace quello che realizzo, iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita. Ciao a tutte ragazze.